Se poteste tornare indietro nel tempo e cambiare una sola piccola decisione della vostra vita, lo fareste? Tutti pensiamo che controllare il futuro sia la risposta ai nostri problemi, ma la storia del cinema ci ha dimostrato che è l'inizio di un incubo. Nel 1989 usciva nelle sale Ritorno al futuro parte 2. Nato da un finale che doveva essere soltanto uno scherzo, Robert Zemeckis trasformò quel seguito in una delle imprese più ambiziose mai realizzate. Un film che entra dentro il suo stesso predecessore, si ripiega su se stesso e finisce per cambiare Hollywood per sempre. Oggi analizziamo Ritorno al futuro parte 2 per ricostruire ogni passaggio della sua timeline, capire che cosa succede davvero quando Biff cambia il passato e scoprire tutti i dettagli nascosti che rendono questo film un'impresa cinematografica unica. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Prima di immergerci in questa nuova analisi dobbiamo festeggiare un secondo. Siamo ufficialmente in 20.000 qui su Cinecinzia. Non posso che ringraziarvi di cuore, perché se ogni settimana mi metto qui a studiare e produrre video è solo grazie a voi, a questa community che cresce ogni giorno di più. È solo il vostro supporto che mi permette di andare avanti, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito e non dimenticate di lasciarmi fino a 3 volte i vostri punti hype. Siete pronti a ritornare nel futuro? Sigla! Capitolo 1. Il sequel che non doveva esistere. Incominciamo questa storia dall'inizio. È il 1985, il primo Ritorno al futuro sta per uscire nelle sale e i creatori Robert Zemeckis e Bob Gale hanno appena confezionato quello che considerano un film autoconclusivo. La scena finale, quella in cui Doc Brown torna dal futuro con una DeLorean volante e carica Marty e Jennifer per una nuova missione, è stata scritta con un unico obiettivo: chiudere in bellezza con una battuta spettacolare. Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade. Era una gag visiva, un modo per dire al pubblico: l'avventura continua nella vostra immaginazione. L'idea che la storia potesse proseguire davvero era veramente molto lontana dai loro piani. Eppure il successo travolgente del film ha trasformato quella simpatica trovata finale in una promessa vincolante. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli! All'improvviso Zemeckis e Gale si sono ritrovati intrappolati dalla loro stessa creatività. Dovevano dare una risposta a quella domanda che avevano lanciato un po' così per gioco. Cosa succede ai figli di Marty nel 2015? Nel giro di pochi mesi l'ultima scena è diventata la base forzata su cui costruire l'intera architettura di un sequel tra i più complessi della storia del cinema. Quando il primo capitolo è arrivato nelle sale è successo qualcosa di molto raro anche per gli standard di Hollywood. Il film è diventato istantaneamente un fenomeno culturale. Con un incasso di quasi 400 milioni di dollari e un entusiasmo che non accennava a spegnersi, la pressione della Universal Pictures si è fatta sentire immediatamente. Per gli studios era impensabile lasciare Marty e Doc nel garage del 1985. Il pubblico voleva di più e il mercato esigeva un franchise, quando ancora i sequel non erano proprio una scelta produttiva così come lo è oggi. Zemeckis e Gale si sono ritrovati davanti a un bivio: lasciare che qualcun altro mettesse le mani sulla loro creatura, oppure accettare la sfida e capire come dare un seguito a una storia che in realtà avevano già chiuso perfettamente. La scelta di tornare sul set è stata dettata dalla volontà di proteggere l'integrità del loro mondo, accettando però di affrontare un'impresa produttiva titanica. Da quel momento la sfida è passata dalla semplice narrazione alla gestione di un successo che chiedeva a gran voce di essere replicato, portandoli a concepire non uno ma ben 2 sequel da girare contemporaneamente per ottimizzare tempi e budget. Questa base forzata portava con sé un'eredità pesantissima. Jennifer Parker. Avendo caricato la fidanzata di Marty sulla DeLorean per quella famosa gag, gli sceneggiatori si sono ritrovati con un personaggio in più da gestire in un'avventura che non era stata pensata per lei. Come se non bastasse, Claudia Wells, l'attrice originale, ha dovuto rinunciare al ruolo per motivi personali.
Questo ha costretto Zemeckis a un'operazione incredibile. Ha dovuto rigirare l'intero finale del primo film fotogramma per fotogramma con la nuova attrice Elizabeth Shue per garantire la continuità. È un caso rarissimo in cui l'inizio di un sequel è il remake speculare della fine del capitolo precedente. Per risolvere poi il vicolo cieco narrativo di avere Jennifer tra i piedi nel futuro, gli autori hanno scelto la via più drastica: farla svenire non appena arrivati nel 2015, così da potersi concentrare sulla missione principale di Marty e Doc. Oltre poi alla gestione di Jennifer, la produzione ha dovuto affrontare un ostacolo ancora più complesso: l'assenza di Crispin Glover. L'attore che aveva dato un volto così iconico a George McFly ha scelto di non tornare per il sequel, lasciando un vuoto immenso proprio mentre la trama esigeva la sua presenza. Non tornò a causa di un forte disaccordo economico. L'offerta ricevuta per il compenso era infatti molto più bassa rispetto a quella degli attori con la stessa presenza nel film. Invece di rinunciare al personaggio, Zemeckis e il suo team hanno intrapreso una strada audace e controversa. Hanno scelto di usare un altro attore, coprendolo però con protesi facciali modellate sul calco di Glover e inserendo vecchie riprese del primo film. Questa necessità ha influenzato pesantemente il modo di girare molte scene. È per questo che nel film vediamo George spesso di schiena, sfocato o addirittura appeso a testa in giù nel futuro. Ma quando Glover si è visto sullo schermo senza aver dato il consenso, ha trascinato la Universal Pictures e la Amblin, nella casa di produzione di Spielberg, in tribunale. La sua tesi era rivoluzionaria: uno studio può possedere un personaggio ma non può rubare le sembianze di un attore per ingannare il pubblico. Glover ha vinto la causa ottenendo un risarcimento, si parla di circa $760.000, e portando il sindacato degli attori, lo Screen Actors Guild, a introdurre regole rigidissime che oggi impediscono a qualsiasi produzione di replicare le fattezze di un interprete senza un accordo specifico. In pratica, ogni volta che oggi vediamo un attore ringiovanito digitalmente o ricreato in CGI è grazie alla battaglia legale nata proprio qui, tra le pieghe di Hill Valley. Ma torniamo alla storia. Tutta la trama pensata per il sequel non poteva essere contenuta in un film solo. Inizialmente il progetto aveva anche un titolo di lavorazione molto diverso: Paradox. L'idea originale di Bob Gale era di racchiudere l'intera Odissea in un'unica, mastodontica pellicola che avrebbe visto Marty viaggiare nel 2015, poi in un 1985 distorto e infine in un passato molto diverso dal 1955. Tuttavia, man mano che la sceneggiatura prendeva forma, Zemeckis e Gale si sono resi conto che la storia era troppo densa per essere compressa in 2 ore senza sacrificarne il ritmo o la complessità. È stata questa consapevolezza a spingere la Amblin e la Universal verso una scelta allora rivoluzionaria: dividere il racconto e produrre simultaneamente la parte 2 e la parte 3. È stato uno dei primi casi nella storia di Hollywood in cui 2 sequel venivano girati insieme. Il termine tecnico è back to back, permettendo così di mantenere non solo la coerenza visiva e la disponibilità totale del cast, ma anche di ottimizzare i costi produttivi enormi. Questa decisione ha permesso a Zemeckis di trasformare un semplice seguito in un vero e proprio arazzo temporale, chiudendo il secondo film con un continua che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso per un anno intero. Capitolo 2. Il film che entra dentro il primo film. Di solito un sequel prende i personaggi del primo capitolo e li lancia in una nuova missione in un luogo diverso, ma Zemeckis e Gale decidono di fare qualcosa di molto più estremo e anche cerebrale. Decidono che il sequel deve letteralmente abitare dentro il primo film. La parte 2 così torna a sporcare e a ricalcare le sequenze che il pubblico già conosceva a memoria, trasformando il film in un'opera metacinematografica. Questa scelta sposta il baricentro dell'opera dalla semplice avventura alla precisione millimetrica. Invece di inventare solo nuovi mondi, i creatori decidono di esplorare i vuoti e i fuoricampo del 1955 che avevamo già visto nel 1985, un po' come succede nel Re Leone 3, scusate, non c'entra niente, ma non potevo non dirlo. Tra parentesi, quello che per noi è il Re Leone 3 si chiama in realtà il Re Leone 1,5, titolo perfetto, infatti ci penso sempre perché era perfetto da tradurre anche in italiano, il Re Leone 1,5. Comunque, quello di Ritorno al futuro 2 è un approccio che richiede una pianificazione maniacale.
ogni inquadratura del passato deve incastrarsi con quella nuova, creando un dialogo costante tra le due pellicole. Il film diventa quindi un esperimento di regia rivoluzionario dove lo spettatore prova il brivido di vedere il dietro le quinte di eventi che credeva conclusi per sempre. Pensate all'enormità di questo sforzo produttivo, anche solo nel riusare le stesse scenografie. Per Zemeckis la sfida era un vero incubo logistico, doveva ricostruire il Valley esattamente come appariva 4 anni prima, ma con la consapevolezza che ora la cinepresa avrebbe esplorato angoli diversi delle stesse piazze. Molti dei set originali erano stati smantellati o modificati ovviamente e alcuni oggetti di scena erano addirittura andati perduti. Il team di produzione ha dovuto compiere un lavoro di archeologia cinematografica, analizzando ogni singolo fotogramma del primo film per replicare ogni dettaglio, dai manifesti sui muri alla posizione delle auto, ma la vera genialità stava anche nell'integrazione. Zemeckis non voleva che il pubblico provasse un senso di déjà vu statico, ma un senso di scoperta. Il 1955 della parte 2 è un luogo pericoloso dove Marty deve muoversi come un fantasma per non incontrare se stesso o alterare ulteriormente il tempo. Questo ha richiesto una tecnica di regia chiamata motion control, cioè una telecamera computerizzata capace di ripetere lo stesso identico movimento all'infinito, permettendo di sovrapporre diverse riprese e far interagire il Marty del 1989 con le scene girate nel 1985. Insomma, stavano costruendo un puzzle in 4 dimensioni e la scena del ballo è il momento in cui tutto raggiunge l'apice. Se nel primo film il focus era tutto sulla missione di Marty per far baciare i suoi genitori, nella parte 2 quella stessa serata diventa il teatro di una missione ombra. La cinepresa si sposta dietro le quinte, sopra le impalcature e nei corridoi della scuola, mostrandoci cosa accadeva mentre il Marty del primo film era sul palco a suonare Johnny B. Good. Per riuscirci la produzione ha dovuto compiere un miracolo. Hanno sincronizzato le nuove riprese con l'audio e il ritmo di quelle del 1985. Praticamente è una coreografia perfetta in cui il nuovo Marty deve evitare di essere visto dal vecchio Marty mentre combatte con i tirapiedi di Biff. Vedere Marty che osserva se stesso da dietro una tenda mentre suona la chitarra è sì un trucco visivo, ma soprattutto un modo per far sentire lo spettatore un complice segreto. Questa sequenza ha trasformato il ballo scolastico da un finale romantico a un complesso meccanismo a orologeria dove un solo passo falso potrebbe cancellare l'intera esistenza dei protagonisti. E vi siete mai chiesti come hanno fatto a girare la scena? Per ricreare il ballo senza che il pubblico avvertisse stacchi, la produzione ha adottato una strategia mista. Nelle inquadrature larghe o comunque dove non c'era interazione diretta, hanno usato il materiale di repertorio del 1985, quindi il Marty originale sul palco. Ma non potevano limitarsi solo a questo. Per permettere al nuovo Marty di muoversi dietro o accanto al vecchio Marty, hanno dovuto rigirare intere porzioni della scena. Zemeckis ha fatto ricostruire il set del ballo in modo identico e ha chiesto a Michael J. Fox di indossare gli stessi vestiti di 4 anni prima, ovviamente. Utilizzando il sistema Vista Glide, il sistema di motion control di cui vi parlavo poco fa, che era stato progettato dalla Industrial Light and Magic di George Lucas, grazie al quale hanno proiettato le immagini del 1985 sui monitor del set per permettere agli attori di muoversi in sincrono con i se stessi del passato. In alcune inquadrature quello che si vede è una sorta di sandwich cinematografico. Sul palco c'è il Marty del 1985, quindi il vecchio film, ma mentre la cinepresa si sposta entra nell'inquadratura il Marty del 1989 che cammina tra le quinte, quindi il nuovo film. Possiamo definirlo un lavoro di falso d'autore così perfetto che è quasi impossibile distinguere dove finisce il primo film e dove invece inizia il secondo. È una coreografia invisibile dove ogni centimetro di spazio era calcolato per non rompere l'illusione. Un errore di pochi millimetri avrebbe reso impossibile unire le due scene nel montaggio finale. Con questo il regista ci dimostra che il tempo non è soltanto una linea, ma un luogo fisico dove tutto accade contemporaneamente. È l'essenza stessa di Ritorno al futuro parte 2. Un viaggio dentro il mito che esso stesso ha creato, un cerchio perfetto che si chiude lasciando lo spettatore con la sensazione di aver visto dietro il velo della realtà. Capitolo 3. La spiegazione della timeline. Se nel primo film l'elemento scatenante era il plutonio, nella parte 2 tutto ruota attorno a un oggetto apparentemente innocuo, un libricino di poche pagine comprato in un negozio di antiquariato nel 2015. Il Grace Sports Almanac, che va dal 1950 al 2000, rappresenta la tentazione suprema, la conoscenza del futuro usata
per il profitto personale. È l'antitesi della filosofia di Doc Brown, che vede il tempo come un mistero da proteggere, mentre per il vecchio Biff e inizialmente anche per Marty è solo un codice per scassinare la banca del proprio destino. La genialità narrativa di Bob Gale sta nell'aver scelto un oggetto così comune. Non serve una super arma per distruggere il mondo, basta un elenco di risultati sportivi consegnato nella persona sbagliata al momento sbagliato. L'almanacco diventa così una sorta di frutto proibito che Marty raccoglie un po' con leggerezza, senza capire che quell'oggetto ha il potere di riscrivere l'intera struttura morale della società. È il simbolo del passaggio dall'avventura sci-fi al dramma distopico, un piccolo libro che trasforma un ragazzo comune in un miliardario corrotto e una cittadina idilliaca in un inferno a cielo aperto. Il Valley, che nel 1955 era una cittadina felice e nel 1985 un sobborgo tranquillo, nel 1985 alternativo diventa Hell's Valley. Biff usa il potere per corrompere la polizia, legalizzare il gioco d'azzardo e trasformare il tribunale, il simbolo della legge, nel suo quartier generale. Un casino pacchiano ma imponente. Vediamo una città dominata dalla violenza, dalla criminalità e dal degrado, dove la famiglia McFly è stata letteralmente fatta a pezzi. Biff è diventato l'antagonista definitivo, soffocando ogni barlume di speranza nella comunità. In sintesi, basta un uomo senza scrupoli con le informazioni giuste per trasformare la democrazia in una dittatura personale. Il momento in cui Marty e Doc si rendono conto di essere nel 1985 sbagliato è forse il punto più oscuro dell'intera trilogia. A questo giro non c'è bisogno che usi la mia lavagna, perché lo spiega perfettamente Doc su una lavagna. La scena in cui Doc disegna sulla lavagna quella linea diagonale che parte dal 1955 per creare una linea temporale tangente, cioè la 1985A, è diventata, possiamo dirlo, l'ABC della fantascienza moderna. L'incubo risiede nell'impossibilità di tornare indietro semplicemente usando la DeLorean verso il futuro. Come spiega Doc, se viaggiassero nel futuro da quel 1985 distorto, arriverebbero semplicemente in un 2015 ancora più devastato, dominato da Biff. I nostri protagonisti sono così intrappolati in un paradosso dove il presente è un vicolo cieco. Questo trasforma la missione di Marty in una lotta disperata per la sopravvivenza della realtà stessa. Devono salvare George McFly e al tempo stesso riparare il tessuto dell'universo, con la consapevolezza che ogni secondo passato in quella timeline alternativa rischia di rendere il cambiamento permanente. Questa volta il film usa i viaggi nel tempo come uno strumento per parlare di responsabilità. Se nel primo capitolo l'obiettivo era un ritorno alla normalità, qui la posta in gioco è l'integrità del destino. Ogni azione di Marty, anche la più piccola come l'acquisto di un libro, genera un'onda d'urto che travolge vite intere. Zemeckis in questo secondo capitolo sposta l'attenzione dalla logica della macchina alla logica delle scelte. Questa parte della saga ci mostra che il futuro è un po' come un castello di carte. Doc Brown rappresenta la saggezza che comprende il pericolo di manipolare la realtà, mentre Marty incarna l'impulsività umana che cerca la via più breve per il successo. Io avrei fatto lo stesso, sarebbe stata la prima cosa che avrei comprato. Comunque la timeline alternativa serve a dimostrare che non esistono scorciatoie senza un prezzo da pagare. Il vero tema è la consapevolezza. Ogni nostra decisione, anche senza una DeLorean, crea una nuova linea temporale nella nostra vita. A dispetto del titolo e degli overboard, questo secondo capitolo è un'analisi spietata del paradosso temporale. Il futuro che vediamo all'inizio è solo un pretesto narrativo. Il vero tema del film è l'instabilità del presente. Il cuore concettuale è la spiegazione di Doc su questa lavagna. Quando Biff ruba la DeLorean e consegna l'almanacco a se stesso nel 1955, crea una linea temporale tangente, come dicevamo. Marty e Doc così non possono semplicemente tornare nel futuro per fermare Biff, perché quel futuro non esiste più. Si trovano intrappolati in questo presente distorto che ormai è diventato la loro nuova terribile realtà. Questo trasforma il film in una corsa contro il tempo per cercare di potare quel ramo secco della storia prima che diventi definitivo. Il motore dell'intera vicenda è poi l'avidità. La tentazione di Marty di comprare l'almanacco è superumana. Il desiderio di eliminare l'incertezza del domani conoscendo già i risultati sarebbe fichissimo. Ma è qui che il film si scontra con il suo più grande limite tecnico, un errore logico che possiamo chiamare come il paradosso del vecchio Biff. Secondo le regole stabilite da Doc sulla lavagna, in particolar modo la linea temporale tangente, nel momento in cui il vecchio Biff torna nel 1955 per dare l'almanacco a se stesso giovane, la realtà cambia immediatamente.
Questo significa che il vecchio Biff non sarebbe mai dovuto tornare nel 2015 buono a riportare la DeLorean. Sarebbe dovuto finire nel 2015 della timeline corrotta, dove lui è un multimiliardario. Zemeckis stesso ha ammesso che questo è un errore necessario. Se Biff non fosse tornato indietro con la macchina, Marty e Doc sarebbero rimasti bloccati nel futuro senza modo di tornare a riparare il danno. Quindi diciamo che alla fine il film fallisce nel seguire le sue stesse regole per poter permettere alla storia di continuare. A conferma di quanto questo paradosso fosse un problema anche per Zemeckis, dobbiamo guardare attentamente la scena in cui il vecchio Biff torna nel 2015 dopo aver consegnato l'almanacco. Lo vediamo scendere dalla DeLorean visibilmente sofferente. In una scena tagliata che però è stata parzialmente mantenuta nel montaggio finale, Biff si accascia a terra e svanisce letteralmente nel nulla. Ma perché? Perché nella nuova timeline che ha appena creato, Lorraine lo ha ucciso anni prima per vendicarsi della morte di George. La sua scomparsa è la prova definitiva che il futuro buono stava già svanendo, ma il regista decise di tagliare il momento completo perché avrebbe confuso troppo il pubblico dell'epoca. Insomma, pensava che fossero tutti un po' scemi. Capitolo 4. Il 2015. È stato poi tanto diverso? Il 2015 di Zemeckis era un mix di intuizioni brillanti e scommesse perse. Il film ha predetto con una precisione impressionante la diffusione delle videochiamate, i pagamenti elettronici e l'uso anche dei droni per scopi civili. Perfino gli occhiali intelligenti indossati dai figli di Marty ricordano da vicino i VR per la realtà aumentata. Tuttavia, il film ha mancato completamente la rivoluzione dello smartphone. Nel futuro di Marty le persone usano ancora i fax per comunicare documenti ufficiali, come il "sei licenziato". Questo contrasto ci insegna che è facile immaginare macchine volanti, ma è difficilissimo prevedere come cambierà il modo in cui scambiamo le informazioni. È chiaro che non è che si stesse cercando la precisione scientifica assoluta, però sicuramente si voleva creare un futuro che fosse visivamente stimolante e soprattutto funzionale alla narrazione, dove la tecnologia è onnipresente ma non sempre rende la vita più semplice. L'overboard è senza dubbio l'oggetto più iconico della parte 2, ma la sua leggenda deve molto a una trovata di marketing involontaria. Durante un'intervista promozionale, Zemeckis affermò con assoluta serietà che gli skate volanti esistevano davvero, funzionavano grazie all'energia magnetica, ma non erano in commercio perché le associazioni dei genitori li ritenevano troppo pericolosi. Naturalmente stava scherzando, ma il pubblico gli credette ciecamente. La Mattel venne sommersa da migliaia di telefonate di genitori e ragazzi che volevano sapere quando sarebbero stati messi in vendita. Come se non bastasse, la realizzazione tecnica di queste scene fu un incubo logistico. Per far volare Michael J. Fox, gli addetti ai lavori dovettero nascondere cavi d'acciaio sottilissimi ovunque e fissare i piedi degli attori alle tavole con dei magneti, cosa che rendeva le cadute pericolose proprio perché gli attori restavano agganciati allo skate. Il risultato fu così fluido e realistico che ancora oggi, decenni dopo, molti spettatori sono convinti che dietro quelle scene ci fosse un trucco scientifico reale e non solo un sapiente uso di cavi, prospettive forzate e un montaggio da Oscar. Non vinse l'Oscar, però fu candidato per i migliori effetti speciali effettivamente. Passiamo poi al lavoro del truccatore Ken Chase, che è stato fondamentale per rendere credibile l'incontro tra le diverse generazioni dei McFly. Michael J. Fox ha dovuto sottoporsi a sessioni estenuanti per interpretare il Marty 17enne, il Marty 47enne del 2015 e persino sua figlia Marlene. Per la versione invecchiata l'attore doveva passare ore sotto il trucco prostetico per applicare strati di lattice che simulassero il rilassamento della pelle e le rughe, cercando di non perdere l'espressività del viso. Fox in più doveva cambiare postura, tono di voce e ritmo nei movimenti per distinguere il ragazzo energico dall'uomo di mezza età rassegnato e sconfitto dalla vita. Anche Lea Thompson e Thomas F. Wilson hanno subito trasformazioni radicali per interpretare le versioni del 2015 e quella della timeline alternativa del 1985. Questo uso massiccio del trucco, unito alla recitazione degli attori, ha permesso al pubblico di dimenticare che stesse guardando la stessa persona, creando un'illusione di profondità che gli effetti digitali di oggi spesso faticano a replicare. E poi dobbiamo dirlo, Ritorno al futuro parte 2 ha portato il product placement a un livello mai visto prima. I marchi sono stati infatti utilizzati come strumenti per rendere il mondo del 2015 reale. Il caso più eclatante è quello delle Nike Mag con i lacci autoallaccianti. Per realizzarle un tecnico era nascosto sotto il set e tirava dei cavi che passavano attraverso il pavimento per simulare il meccanismo. Quelle scarpe sono diventate un oggetto di culto così
potente che Nike le ha prodotte realmente anni dopo per beneficenza. Non c'è stata solo la Nike, pensiamo alla Pepsi Perfect con la sua bottiglia futuristica che, insieme alle stazioni di servizio Texaco completamente automatizzate, hanno creato un'estetica commerciale indimenticabile. Questo uso dei brand ha servito alla fine due scopi: da una parte ha dato credibilità al futuro immaginato dal regista e dall'altra ha permesso alla produzione di finanziare parte degli enormi costi tecnici del film. Ancora oggi questi marchi sono indissolubilmente legati all'immaginario della saga, dimostrando che un buon product placement può diventare parte integrante della cultura pop invece di essere solo una pubblicità interruttiva. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Il film a tratti è costruito come uno specchio del primo capitolo. Marty, che arriva nella Hill Valley del futuro e cammina nella piazza principale, ricalca esattamente la sua stessa camminata nel 1955. Ogni dettaglio è posizionato per creare una rima narrativa. Se nel primo film veniva quasi investito da una macchina, qui rischia di essere mangiato dall'ologramma di uno squalo. Per me uno degli easter egg più divertenti è infatti il cartellone di Jaws 19, cioè lo squalo 19, dove il regista è Max Spielberg, ovvero il vero figlio di Steven Spielberg. È una frecciatina affettuosa alla mania dei sequel che già allora stava iniziando a dominare Hollywood. Insomma, il 2015 di Ritorno al futuro è una satira spietata del consumismo e anche della cultura pop. La battuta sullo squalo 19, con il claim "questa volta è davvero personale", deride apertamente l'incapacità di Hollywood di creare storie originali. Una critica che, se già funzionava allora, pensate a oggi, era praticamente una critica profetica. Ma il gioco si fa ancora più sottile con la politica. Nel futuro di Marty, Ronald Reagan è un cameriere virtuale al caffè 80s. E anche qui la chiusura perfetta di un cerchio iniziato nel primo film, quando il doc del 1955 non poteva credere che un attore di film western fosse diventato presidente degli Stati Uniti. Ronald Reagan, l'attore! E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Ma non ci fermiamo qui. Il caffè 80s è una parodia dei Disney anni 50, ma dedicato agli anni 80, suggerendo che ogni generazione finirà per trasformare il proprio presente in un museo kitsch per la generazione successiva. Anche l'idea che nel 2015 le persone indossino due cravatte contemporaneamente è un colpo di genio. Una moda assurda solo per ricordarci che il futuro non deve essere per forza migliore, ma a volte solo più strano. Uno dei dettagli più assurdi del 2015 è la presenza pervasiva di Michael Jackson. Appena Marty entra nel caffè 80s, veniamo investiti dalle note di Beat It. In più, Michael Jackson è il cameriere virtuale del locale. Nel 1989 lui era l'emblema assoluto degli anni 80. Inserirlo come un'intelligenza artificiale low-res che fatica a prendere le ordinazioni è una satira su come il futuro avrebbe digitalizzato e commercializzato i miti del passato. In più, Zemeckis usa Michael Jackson come una sorta di bussola temporale. Marty è circondato dai monitor che mostrano l'estetica dei suoi video musicali e persino i suoi passi di danza, creando un cortocircuito nostalgico. È un momento molto paradossale. Marty si trova nel futuro, ma è circondato dal suo passato più recente, trattato però come un reperto da museo, appunto. Insieme alla foto di Carlo e Diana appesa alle pareti, Michael Jackson ci dice che nel 2015 la cultura pop degli anni 80 è diventata una sorta di religione per nostalgici, esattamente come noi oggi guardiamo con venerazione agli oggetti di quegli anni. Ma il dettaglio più cupo appare quando Marty torna nel 1985 alternativo. Il cartello di benvenuto del suo quartiere Hilldale è stato vandalizzato con la scritta Hilldale Suckers al posto di Success. Questo elemento racconta meglio di 1000 dialoghi come il sogno suburbano dei McFly sia sprofondato il degrado urbano della timeline dominata da Biff. Avete riconosciuto poi uno dei due ragazzini che Marty prova a impressionare al videogioco Wild Gunman? Si tratta di un giovanissimo Elijah Wood al suo debutto cinematografico. Come dicevamo, Zemeckis e Gale hanno scritto il secondo e il terzo capitolo come un'unica grande storia, disseminando indizi che assumono significato solo dopo aver visto la conclusione della saga. Il richiamo più celebre è la scena in cui Biff, nel suo attico del 1985 alternativo, guarda il film per un pugno di dollari. Lo vediamo osservare attentamente Clint Eastwood, che usa una lastra di metallo come giubbotto antiproiettile. È un'anticipazione diretta del trucco che Marty userà nel terzo film. E poi nel 2015 Doc Brown esprime il desiderio di abbandonare la scienza per dedicarsi all'altro grande mistero dell'universo: le donne. È meglio che mi dedichi a studiare l'altro grande mistero dell'universo: le donne.
Anche questo è un altro riferimento al terzo capitolo. In più, se guardate bene la camicia gialla che Doc indossa nel 2015, ha un pattern molto particolare con treni e cowboy a cavallo. Doc la indossa prima ancora che lui e Marty sappiano che finiranno nel 1885. È come se il destino di Doc fosse già scritto nei suoi vestiti, anticipando l'intera trama del terzo film. Ce ne sono molti altri, ma per ora continuiamo a rimanere nel secondo capitolo. Capitolo 6. Il futuro non si vince. In questo labirinto la DeLorean finisce con il diventare uno specchio che rivela chi sono davvero i nostri protagonisti, che hanno tre modi opposti di intendere la vita. Da una parte c'è Biff, l'incarnazione dell'avidità pura. Per lui il tempo è un territorio di conquista. Biff non vuole creare nulla, vuole solo rubare il futuro degli altri usando il passato come un'arma. È il parassita della storia, colui che cerca la scorciatoia definitiva. Poi c'è Marty, che in questo secondo capitolo combatte una guerra silenziosa contro se stesso. La sua tentazione con l'almanacco nasce da una fragilità profonda, la paura di non essere abbastanza, il terrore di essere chiamato fifone e di essere così anche nel futuro. Marty usa il tempo come uno scudo per proteggere il suo orgoglio, non capendo che finché reagirà agli insulti del presente rimarrà sempre schiavo delle sue insicurezze nel futuro. E infine c'è Doc, l'unico forse che compie un vero viaggio spirituale. Lo scienziato che all'inizio voleva aggiustare la storia come se fosse un orologio rotto, comprende l'orrore della sua stessa creazione. Doc incarna la saggezza di chi capisce che il tempo è un segreto che l'uomo non dovrebbe possedere. La sua evoluzione ci insegna che la vera libertà non è sapere che cosa accadrà domani, ma avere la forza di lasciarlo andare, accettando che il mistero sia l'unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio e se ci fermiamo a riflettere, la lezione più grande della parte 2 è racchiusa in un paradosso che non ha nulla a che fare con la fisica. Per tutto il film Marty insegue l'idea che il futuro sia qualcosa da sistemare o peggio ancora da vincere, scommettendo sui risultati di una storia già scritta. Ma la verità che Doc Brown capisce a proprie spese tra linee temporali distorte è che la conoscenza del domani è una trappola dorata. Non esiste un destino già tracciato che possiamo piegare a nostro piacimento con una scorciatoia o con un almanacco sportivo. Il futuro è un riflesso diretto e implacabile delle scelte che compiamo oggi nel nostro unico presente. Quando Marty rinuncia finalmente all'idea di arricchirsi alle spalle della storia, capisce che il vero potere non è sapere che cosa accadrà nel 2015, ma avere il coraggio di affrontare le incertezze del proprio tempo con onestà. La saga di Zemeckis ci insegna che il futuro si costruisce un pezzo alla volta, con la responsabilità delle nostre azioni e dei nostri no. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a qui, fatemelo sapere mettendo l'emoticon del giornale, che sarebbe un almanacco. Prima di chiudere il video, controllate se vi siete iscritti al canale e fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere anche l'analisi della terza parte di Ritorno al futuro. Preparatevi perché nelle prossime settimane ci aspettano due appuntamenti che non vedo l'ora di condividere con voi. Tra pochi giorni uscirà l'analisi di un film che non direste mai, Troy. E voi direte, ma perché? Iniziamo a entrare nel mondo di Omero perché subito dopo arriverà il momento che, lo sapete, aspetto da mesi se non anni. Analizzeremo l'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan. Nel frattempo io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui e avermi dedicato un po' del vostro tempo. Attivate le notifiche perché ci rivediamo la prossima settimana sempre qui su YouTube e mercoledì in diretta su Twitch a partire dalle 21:30 per commentare tutte le novità tema cinema e serie TV.